buongiorno, siamo ben felici di partecipare a questa prima giornata mondiale per il patrimonio immateriale. Abbiamo appena finito un discorso che è stato lungo tutto l'anno scolastico 23-24 proprio per valorizzare il patrimonio immateriale non solamente della nostra regione ma anche di tutta Italia. È un discorso che abbiamo fatto e che abbiamo voluto testimoniare attraverso una pubblicazione che si chiama Quaderno 127, una ricerca didattica, collana che da molti anni dedichiamo a raccogliere gli atti dei percorsi di formazione che offriamo a studenti dalla prima elementare alla quinta superiore, per sensibilizzarli ai temi che l'UNESCO avanza come temi fondamentali in quell'anno o in quel periodo storico. L'UNESCO ha naturalmente partecipato sempre al nostro lavoro e anche per quello che riguarda l'anno scolastico 23-24 abbiamo dato inizio ai lavori il 13 novembre del 2023 proprio per sottolineare che la celebrazione del 20° anniversario della Convenzione sul patrimonio immateriale non si concludeva con il 2023 ma incominciava e dava nuova linfa a questa magnifica iniziativa dell'UNESCO. E l'UNESCO è venuto con noi e nella persona di Ernesto Ottone che ha iniziato la nostra giornata. On behalf of UNESCO, it is a pleasure to welcome you to the opening day of the Program for Schools 2023-2024 entitled UNESCO Intangible Heritage 20 Years of Research and Promotion of Traditions. Please allow me to congratulate the Club for UNESCO in Turin, the Cultural Institute of the Piedmont region, and the UNESCO Chair, New Paradigms and Instruments for the Management of Biocultural Landscapes at the Politecnico di Torino, Links Foundation, for dedicating this year's edition of the program to the theme of intangible cultural heritage. This highlights the importance of an integrated approach to cultural heritage and its fundamental link with education. Education, be it formal, non-formal, or informal, is a very effective, if somehow underused, tool for safeguarding living heritage. In addition to fostering respect for intangible cultural heritage, it can create new spaces to ensure its transmission to future generations. Intangible cultural heritage can in turn improve learning outcomes and the quality of education. By providing education programs that are content and context relevant, it can bring schools closer to communities. These notably contribute to the achievement of Sustainable Development Goal 4 on quality education. I would also like to congratulate the participants of this program, teachers and representatives of students of primary and secondary schools of the Piedmont region, for your interest in exploring the integration of living heritage in schools-based education. As we commemorate the 20th anniversary of the 2003 Convention, there is now strong recognition of the importance of safeguarding the living practices, expressions, skills, and knowledge that communities cherish and recognize as their cultural heritage. This can only be achieved with the full participation of all communities. This year also marks an important milestone in the life of the UNESCO Associated Schools Network, which marks 70 years of existence. Events such as yours are particularly timely as they highlight the essential link between education, intangible cultural heritage, and its transmission to younger generation. I wish you all productive discussions, and I very much look forward to learning more about the outcomes of the program. Thank you. Il percorso formativo è continuato poi per altre 20 ore e ha coinvolto 500 studenti e altrettanto docenti che hanno assistito sì alle lezioni che sono state loro offerte dalle persone che hanno collaborato con il Club per l'UNESCO di Torino a questa edizione di percorso formativo e che hanno poi alla fine dell'anno, durante il periodo da febbraio a maggio del 2024, prodotto dei loro lavori. E questo, naturalmente, questa nostra pubblicazione, questo quaderno 127, vi racconterà i loro lavori.
I loro lavori sono per noi dei lavori fondamentali proprio perché ci testimoniano nel fatto di quanto è stato dato dagli esperti è passato ed è stato rielaborato a seconda dell'età dagli allievi che hanno partecipato. Naturalmente, come abbiamo già detto, non abbiamo lavorato da soli, ma il Club UNESCO, come sempre, ha goduto della compartecipazione e collaborazione di vari enti, a partire dalla Federazione Italiana dei Club UNESCO, anche la cattedra UNESCO per quello che riguarda il patrimonio materiale, che ci aveva già aiutato nel 22-23 e che è tornata nel 23-24, nella persona del professor Mondini, nella persona del professor Petrillo, coordinatore dei lavori sul patrimonio immateriale, e poi tutta una serie di persone che sono responsabili dei diversi siti immateriali della regione Piemonte. A partire dall'Accademia di Sant'Uberto, per quello che riguarda i corni da caccia, ci sono state testimonianze rispetto all'alpinismo, rispetto alla cava del tartufo, rispetto alla transumanza, rispetto ai muretti a secco, dai protagonisti di queste iniziative. E questo ha voluto dire coinvolgere anche tutti i Club UNESCO del Piemonte, che sono 12 e che hanno partecipato attivamente, portandoci all'interno di questo percorso le vive voci dei testimoni di come si fa a far vivere un patrimonio immateriale così come l'UNESCO chiede. Di fatto l'UNESCO lo chiama patrimonio immateriale o patrimonio vivente. Noi abbiamo fatto vivere agli studenti e agli insegnanti la essenza di questi patrimoni che l'UNESCO ha decretato tali. Naturalmente il calendario delle nostre iniziative, come abbiamo detto, è stato principalmente un calendario rivolto alla formazione dei docenti dal mese di novembre sino al mese di febbraio, poi abbiamo lasciato che i docenti ritornassero nelle loro classi per approfondire, a seconda del loro sentire e a seconda della loro età, della loro capacità, a rielaborare quelle che erano state le sollecitazioni più interessanti dal loro punto di vista. E questo ha fatto sì che noi ricevessimo in cambio dei magnifici lavori da parte di 14 classi differenti che abbiamo raccolto all'interno di questo quaderno. Andrete a trovarli e potrete vederli direttamente. Per naturalmente invogliarvi a farlo, abbiamo scelto noi 3 lavori, che uno per la scuola elementare, uno per la scuola media e uno per la scuola secondaria di secondo grado, ci sembravano interessanti proprio per riuscire a entrare nel contenuto che noi abbiamo voluto far passare. Buongiorno, siamo gli alunni della scuola primaria di Lamori in provincia di Cuneo, classi quinta A e quinta B, in tutto 26. Abbiamo partecipato alle lezioni su UNESCO, Costituzione, Organizzazione e siti UNESCO in Piemonte. Rosanna, Ok, possiamo andare avanti con le slide. Ok. Siamo partiti dai siti UNESCO del Piemonte, le residenze sabaute, Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, Ivrea, città industriale del XX secolo, siti palafitticoli preistorici dell'Arco Alpino e paesaggi vitivinicoli del Piemonte, Langhe, Roero, Monferrato. Andiamo avanti. Poi abbiamo approfondito le nostre conoscenze con le lezioni sulla cerca e cavatura del tartufo in Italia, conoscenze e pratiche tradizionali. Abbiamo iniziato con la lettura del libricino alla ricerca del tartufo bianco d'alba di Chiara Carrara, che ci ha fatto entrare nel mondo del tartufo e del trifolao. Una lettura molto dolce e tenera e che ci ha fatto sognare e ci ha incuriositi. Per approfondire ci è stato d'aiuto un giovane trifulao, Davide, che attraverso interessanti slide ci ha fatto conoscere molti dettagli. Ecco alcune informazioni che abbiamo imparato. Il tartufo è un fungo ipogeno, nasce e cresce sottoterra. Lo chiamano l'oro delle Langhe perché è prezioso, raro e non è facile scovarlo.
Per nascere e crescere ho bisogno di un albero. I miei preferiti sono la roverella, il pioppo, il nocciolo, il tiglio, il carpino. È tondeggiante a dimensioni diverse, dalla grandezza di una nocciola a quella di un pugno. Si presenta in varie specie. Le più famose sono il tartufo bianco e quello nero. Per averli serve la cerca e la cavatura. Alla cerca ci pensa un cane speciale addestrato, invece alla cavatura un signore o una signora preparati. Il lagotto è il cane più famoso da tartufo e tabù in circolazione. Si allena da quando è piccolo e deve avere un ottimo fiuto, voglia di imparare e ricordare gli insegnamenti. Dopo circa 2 anni è pronto per la cerca, ma non lavora da solo. Io invece sono il trifulao e mi occupo della cavatura appena il mio prezioso compagno ha applicato il tartufo. Devo zappettare con delicatezza, estrarlo e rimettere il terreno come era prima per far sì che le spore possano dar vita ad un altro tartufo. Dopo aver conosciuto il tartufo, la cerca e la cavatura attraverso slide e video mandati da un giovane trifulao, abbiamo ospitato la signora Nadia, mia mamma. Il papà è un famoso trifulao lamorrese. Non c'è più, ma ha lasciato una specie di eredità e di ricordi e aneddoti. Che bello sentire mia mamma raccontarci le avventure del papà. Papà aveva un cane di nome Buc, che in piemontese vuol dire buco. Quanti buche ha fatto nei boschi? Nonno teneva un quadernino dove appuntava data, ora e luogo del ritrovamento dei tartufi. Nessuno lo poteva leggere, era un segreto professionale. Nonno portava sempre con sé uno straccio dove mettere il tartufo, appena colto. Toglieva appena un po' di terra dalla sua scorza e a casa lo metteva avvolto nello straccio in un barattolo di vetro con un po' di riso sotto, poi lo poneva in frigo. Nonna aveva altri cani, ma Buc c'era un'amicizia speciale e Buc adorava solo papà. Portava sempre con sé qualche bocconcino prelibato. Buc doveva essere premiato per aver trovato il tartufo. Andava alla ricerca del tartufo di notte. Il cane aveva meno distrazione e nessuno lo poteva vedere. Non si doveva scoprire il luogo del ritrovamento. Una volta in piena notte si scaricò la pila che usava per farsi luce. Non riusciva ad orientarsi, mancava anche la luna. Si sedette sotto un albero con Buc e aspettò l'alba. Quando trovava tanti tartufi, nonno li portava ai ristoranti della zona. A casa entrava in campo mia nonna, preparava uova o taglialine, o riso o carne cruda a fettine su cui grattare il tartufo. Che pranzi, che bontà! Le insegnanti delle classi quinta, Giulia Botto, Daniela Magliano, Martina Maestro e gli alunni ringraziano il CLAPE per l'UNESCO di Torino e quello di La Morra, la signora Maria Paola Azzario, gli esperti, i professori, i relatori e tutti coloro che hanno collaborato al percorso formativo a cui abbiamo partecipato. Nella foto sotto volevamo, quando è scoppiata la guerra in Russia e in Ucraina, abbiamo provato a creare il segno della pace per dare un grosso messaggio a tutto il mondo. Nella foto a destra invece ci siamo noi delle classi quinte che facciamo un cuore verso il nostro bellissimo paesaggio. Noi siamo la terza G di Novara, Istituto Comprensivo Bellini, Pernate. Io sono Alessio, lui è Riccardo, lei è Camilla. E venite davanti. Lui è Andrea, lui è Mattia e là dietro c'è Giorgia. Oggi noi siamo qua per presentare il nostro elaborato sulle nostre origini e le nostre culture. Iniziamo col presentare il nostro lavoro. Prima di iniziare volevo nominare il sito che abbiamo utilizzato, ovvero Genially, grazie al quale abbiamo potuto inserire diversi elementi interattivi, immagini, scritte
come vediamo qua nel mappamondo planisfero interattivo dei localizzatori nel quale abbiamo inserito le nostre origini, immagini e video. Ogni studente ha lavorato singolarmente sia a scuola che a casa, chiedendo ai propri parenti e genitori le tipiche festività delle loro zone d'origine. Dopo aver raccolto tutti i lavori, li abbiamo inseriti dentro una bozza che abbiamo modificato più volte insieme alla prof per renderla più fruibile. Questo lavoro ci ha dato modo di capire l'importanza di tutte le nostre diversità e di tutte le nostre tradizioni che sono dentro di noi, fanno parte di noi, che ci portiamo dietro nel nostro bagaglio culturale e anche della nostra famiglia. Questo lavoro, come posso dire, lo vogliamo trasformare poi in un sito dove tutti voi potete mettere le vostre tradizioni. Per esempio, aggiungete una casella in America. Qualcuno viene dall'America? No, va bene. Mi aspettavo qualcuno. Sì. E aggiungete le vostre tradizioni e questo lavoro richiederà l'aiuto di tutta la famiglia. Beh. Sì. Io direi che possiamo incominciare presentando il lavoro, che è un video partendo dall'America centrale, fatto dalla nostra compagnia di classe. Possiamo incominciare a vederlo. El Salvador, un piccolo paese situato in Centro America, pieno di natura e di tradizioni, delle quali sentiremo parlare quest'oggi, con due persone che si sono offerte per spiegarci un po' cosa ci mostra questo piccolo ma grande paese, con dentro degli approfondimenti su queste colorate tradizioni. Andiamo a conocerle. Buenas tardes, mi nombre es Idis Rauda. Yo le voy a explicar sobre un poco las tradiciones de aquí de El Salvador. Primeramente le voy a explicar de las fiestas patronales. Las fiestas patronales se inician en cada año, en cada departamento, celebrando un santo en cada parroquia. Primeramente celebran un desfile del correo, coronación de reina, carrera de cinta, jaripeo. Ecco un esempio di queste feste molto amate nel Salvador. Sensual, un movimiento sensual, un movimiento muy sexy, un movimiento muy sexy. Y aquí se llena chula con este baile que es una bomba para bailar, es una bomba para gozar, es una bomba. Salvadoreñas que lindas son, que me han robado el corazón, tanta boquita para besar y yo no sé. Tantos momentos bellos y algunos sucesos trágicos, pero que va, este es un poema de nación. Para describirlo no me alcanzará una canción. Aquí no te mienten, aquí te dan paja, aquí se juega macho con la baraja. Es la tierra donde se revientan los morteros, la tierra de los chuchos aguacateros. Crecí donde las calles eran de... Hay juegos mecánicos, hay comida típica, por ejemplo las pupusas, elotes locos, tostadas, papa frita, yuca frita, empanadas, atún y dulces de artesanía. Son las hamacas, utilizamos también el bambú, el barro para utilizar hacer ollas y comales para hacer las tortillas. Una tradición que en cada departamento celebrando un santo en cada parroquia. El segundo punto está entre marzo y abril, dependiendo cuándo caen las vacaciones de Semana Santa. Hay un miércoles, día de ceniza. Ese día le pone una cruz de ceniza a las personas
y ahí comienza la cuaresma para comenzar para la Semana Santa. El otro punto es, hay otro que es el Día de las Madres. Ese día se celebra en casa y el Día del Padre es el 17 de junio, también se celebra en casa. El 22 del Día de las Maestras, el 25 de julio es el Día del Alumno. Siempre le hacen celebraciones en la escuela, celebrándoles el día que es de ellos en la escuela. Y en el mes de mayo es unas fiestas agostinas, que hay una semana de vacaciones, que hay ruedas, hay comida típica y celebrando en fiesta. Y el 3 de agosto es el Día del Salvador del Mundo, que hay profesiones. Y el mes de... Siccome purtroppo non possiamo guardare tutto il video perché dura tanto, direi che possiamo passare a visitare l'Albania, dove 2 nostri compagni di classe hanno realizzato una presentazione. L'Albania, diciamo che ha gemme nascoste. Possiamo trovare montagne con delle acque cristalline e anche antichi resti tra la vegetazione. Andiamo a vedere alcune tradizioni e curiosità. Il Kanun. L'ospite in Albania è sacro. Durante una vacanza venite accolti a braccia aperte. Le radici di questa tradizione affondano nel Kanun, il codice di comportamento albanese. E adesso andiamo a visitare il nostro paese, dove veniamo la maggior parte della nostra classe, ovvero l'Italia. Per prima regione andiamo a visitare la Puglia, che è anche patrimonio dell'UNESCO. La Puglia abbiamo portato Ortanova, che è un paese di una provincia di Foggia. Non ha molte tradizioni. Scusa un attimo, dobbiamo però far silenzio, se no non riusciamo a capirci. Grazie. Stavo dicendo, Ortanova non ha molte tradizioni, però quelle 2 tradizioni che ha sono legate ad un significato molto importante. Ad esempio andiamo a vedere la calza di Murto, come si chiama in Puglia, ovvero è la commemorazione dei defunti che avviene la notte tra l'1 e il 2 novembre. È importante perché è legata ad una credenza. Questa credenza afferma che i nostri parenti defunti sono i nostri protettori e loro ci mettono dei dolci nella calza. Allo scoccare della mezzanotte questa calza viene aperta e tutti i bambini sono contenti perché possono prendere così caramelle e dolciumi da portarsi a casa. Un'altra tradizione importante è il falò dell'Immacolata, che avviene la sera dell'8 dicembre per celebrare la Madonna. Viene acceso un falò in tutte le piazze della città. Ora passiamo a un dolce tipico della Puglia, ovvero le squarcelle. Le squarcelle, in dialetto squarcella, si fanno a Pasqua e sono un dolce tipico e sono composte da una base di pasta frolla ricoperta da cioccolato bianco e confettini. Bene, possiamo visitare un'altra regione che... Non so se abbiamo tanto tempo. Infatti, parliamo dell'ultima regione, la Sicilia. La Sicilia l'ha fatta una nostra compagna di classe che si chiama Lavinia e lei è molto legata a questa regione perché la regione è legata ai nonni ed è molto importante per lei dato che non li vede molto.
Una tradizione che le piace molto è la sagra del pistacchio. Si trova a Bronte e si celebra il frutto per eccellenza della sua terra con la sagra del pistacchio, che di solito avviene nel mese di settembre, tra settembre e ottobre. È un evento che attrae diversi turisti che apprezzano e gustano il prodotto gastronomico, definito oro verde. Per ultima andiamo alla sagra della Sfincia, che ogni anno, nel giorno dell'Epifania, a Montelepre, vicino Palermo, viene organizzata la sagra della Sfincia, un dolce tipico montelperino a forma di E, preparato con ingredienti semplici quali acqua, farina, zucchero, miele e cannella. Bene. Buongiorno a tutti, siamo la classe 4B e 4K del Galileo Ferraris di settimo. Il nostro percorso sul patrimonio immateriale è stato fatto sul tema dell'alpinismo e la conoscenza delle Alpi occidentali francesi e italiane. I nostri insegnanti hanno chiesto la collaborazione dei volontari del CAI che con grande disponibilità e passione ci hanno introdotto in questo tema, guidandoci nella visita del Museo della Montagna e nella presentazione del CAI. Sono poi venuti anche a scuola a presentarci le attività di escursionismo e di protezione dell'ambiente alpino e inoltre la nostra esperienza finale è stata proprio guidata da loro in una bellissima giornata di trekking ai laghi di Avigliana, all'inizio della Valle di Susa che apre sulle Alpi italiane e francesi. Il nostro progetto si è però sviluppato anche in classe in modo interdisciplinare con alcuni dei nostri insegnanti, trattando molti temi. Quello che ci ha fatto riflettere è che questo territorio è sempre stato luogo di passaggio e quindi di incontro di diverse popolazioni e culture. Questa è l'idea che più ci ha colpito e di cui abbiamo potuto fare esperienza anche al museo, in classe con Pampa Trek, la guida escursionistica naturalistica che abbiamo conosciuto e durante il trekking fatto ai laghi di Avigliana. Ecco il motivo della scelta del titolo dato al nostro video Alpi Insieme, Sentieri di Dialogo. È un messaggio che vogliamo lasciare a voi tutti. Costruiamo insieme sentieri di dialogo, di incontro e di scambio per un arricchimento reciproco e una cultura della pace per ogni popolo. Ora vedremo un breve video che presenta il nostro lavoro. La storia che vi raccontiamo inizia qui, su questa montagna alta 3841 metri, visibile da molto lontano. Sembra disegnata da mani di bambino. Ai suoi piedi si trova la sorgente del fiume più lungo d'Italia, il Po. L'avete riconosciuta? È il Monviso, soprannominato il Re di Pietra. Il 12 agosto 1863, durante una celebre salita su questa vetta, 4 scalatori, tra cui Quintino Sella, ebbero l'idea di fondare una società alpinistica nazionale e così, poco tempo dopo, il 23 ottobre dello stesso anno, a Torino, fu fondato il CAI, il Club Alpino Italiano. Il CAI è una libera associazione nazionale che, come dice l'articolo 1 del suo statuto, ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale. Su proposta del CAI, nel 1874 fu aperto il Museo Nazionale della Montagna, che ha la sua sede sul Monte dei Cappuccini a Torino, e allora abbiamo pensato che questa doveva essere la nostra prima visita. Appena arrivati siamo stati accolti nella sala degli stemmi dal presidente della sezione CAI di Torino e da alcuni volontari. Essi ci hanno presentato la storia del club e dell'alpinismo. Iniziamo il nostro percorso di visita dalla mostra temporanea, intitolata Le ossa della terra, dedicata a Primo Levi e la montagna. Attraverso foto, oggetti e scritti abbiamo scoperto che lo scrittore ha sempre avuto una profonda passione per la montagna. Per lui le escursioni montane rappresentavano l'incontro con la natura, la nascita di amicizie profonde, la sfida con se stesso, l'allenamento alla fatica e alle privazioni. Alla fine del 1943 l'espressione andare in montagna era diventata sinonimo di adesione alla resistenza. Proseguiamo il nostro percorso alla mostra permanente del Museo della Montagna. Scene e ambientazioni presentano vari oggetti, gli sci introdotti alla fine dell'Ottocento. È una delle tende di Reinhold Messner,
noto al grande pubblico per essere stato il primo alpinista al mondo ad aver scalato tutte le 14 cime del pianeta che superano gli 8.000 metri. All'interno del museo era allestita un'altra mostra temporanea, Stay With Me, del walking artist viennese Michael Hofner. Qui pregustiamo l'esperienza che faremo. Continuiamo la nostra visita con l'ascensione alla vedetta alpina, la terrazza panoramica che offre una vista affascinante sullo skyline cittadino e sui 400 km di arco alpino occidentale. Tuttavia, la giornata molto nuvolosa ed uggiosa non ci ha consentito di ammirare tale panorama. A nostra volta, un giorno in classe, ospitiamo alcuni volontari CAI e la guida escursionistica abilitata Pampa Trek, che ci presenta le diverse forme per vivere e dialogare con la montagna in tutte le stagioni. Ci sono tanti parchi naturali nati per la salvaguardia della biodiversità e del territorio, della ricerca scientifica e dei progetti di sostenibilità ambientale. Attraverso alcuni approfondimenti sulle nostre Alpi occidentali, tra Italia e Francia, abbiamo scoperto che esse non hanno mai presentato una barriera, anzi sono sempre state un territorio unico, senza frontiere. Molte tradizioni sono comuni a tutte le vallate occitane e franco-provenzali, al di qua e al di là delle Alpi, come per esempio la musica e le danze occitane. E finalmente, dopo aver fatto tesoro delle esperienze altrui, siamo partiti alla volta di Avigliana per il nostro trekking in natura. Assieme alle guide del CAI, dei nostri insegnanti e di Pampa Trek, ci siamo addentrati nei boschi che costeggiano il lago, fino ad arrivare in cima ad una collina per poter meglio godere della vista del paesaggio circostante. E voilà! Dalla Val di Susa, passando per la Sacra di San Michele, l'intera valle non è più una foto esposta in un museo, ma si rivela in tutta la sua reale bellezza di fronte ai nostri occhi. Avete visto i lavori della scuola elementare di Lamorra, dell'Istituto Bellini di Novara e dell'Istituto Galileo Ferraris di Settimo. Speriamo che vi siano piaciuti e continuiamo a dirvi, a pagina 143 del quaderno troverete tutti gli altri che sono stati altrettanto belli, altrettanto interessanti e soprattutto altrettanto originali. I ragazzi non hanno copiato, i ragazzi hanno messo a disposizione il loro sapere e la rielaborazione del loro sapere. Questo ci sembra il contributo fondamentale che come Club UNESCO si possa offrire per la divulgazione di quello che è l'effettivo mandato dell'UNESCO: educare, a vedere, a valorizzare, a creare delle novità, a creare un mondo che sia un mondo pacifico e che sia un mondo acculturato. Questo concetto viene ripreso anche nell'intervento che la Federazione Nazionale ha espresso attraverso la sua presidente, l'architetto Teresa Gualtieri, che ci ha fatto avere i suoi apprezzamenti e di cui sentiremo in questo momento la voce e il messaggio. Su di me il patrimonio immateriale esercita un fascino particolare e sono convinta che sia
fondamentale la sua conoscenza per la costruzione di una visione sociale in un quadro di sviluppo sostenibile che attraversa la politica, attraversa il mondo del lavoro, delle attività produttive e che deve trasformarsi poi in attività programmatoria, pianificatoria ed in questa trasformazione, in questo passaggio alla concretezza della programmazione, credo che l'attività non solo delle comunità d'eredità, ma di tutte le reti sociali, anche delle reti associazionistiche, quindi della rete dei nostri club della FICLU, possa essere importante per quell'azione di diffusione della conoscenza che costituisce proprio il ruolo dei club per l'UNESCO. È importante perché è fondamentale far comprendere come le identità così diverse da luogo a luogo, da territorio a territorio, possano invece essere elementi che uniscono, evidenziando l'umanità che può contribuire alla costruzione di una visione equilibrata e per ultimo alla costruzione della pace. Quindi io ritengo che al di là dell'occasione nello scorso anno della celebrazione dei 20 anni della Convenzione del 2003 continueremo a parlare, ad approfondire l'argomento e quindi sicuramente penso ci rincontreremo un po' con tutti voi. Naturalmente i lavori non sono stati solo presentati, sono stati valutati alla fine della mattinata del 6 di maggio, sono stati valutati da tutti coloro che erano stati gli esperti che avevano dato il loro contributo scientifico all'interno del corso di formazione per gli insegnanti. Abbiamo anche in questo caso riportato tutti i loro contributi all'interno del quaderno 127. Vi proponiamo i contributi del professor Petrillo e del professor Mondini e dello scultore Dario Petrucci come sintesi finale del lavoro che ragazzi, adulti ed insegnanti hanno continuato a fare e che sono stati è stato premiato proprio perché l'attenzione non è mai venuta meno durante 3 ore di lavoro fatto insieme. Noi sentiamo spesso parlare male della scuola e sentiamo spesso parlare male dei ragazzi e delle ragazze. Superficiali, disattenti, insegnanti sembrano la categoria peggiore del mondo, le scuole sono dei luoghi in cui parcheggiamo i nostri figli. Ecco, io vorrei che a incontri come questi partecipassero i detrattori della scuola, perché noi oggi invece diamo dimostrazione dell'opposto, diamo dimostrazione di quanto possa essere importante la scuola, di quanto siano importanti i nostri insegnanti. Voi, molti di voi tra 15 anni, 20 anni, ricorderete i video che avete realizzato, penso ai ragazzi di Settimo Torinese del Ferraris, no? Che hanno fatto quel video sull'alpinismo e vi metterete a ridere e sarete grati al vostro insegnante per avervi permesso quell'esperienza. Questo vale per tutti. Ecco, noi oggi avete dato a noi una dimostrazione di quanto importante sia il lavoro, mi rivolgo ai docenti, che svolgete nelle vostre scuole e mi rivolgo ai ragazzi, di quanto sia vivo il vostro interesse. Io non so quanto siete stati più o meno costretti a ragionare di questi temi e tuttavia vi assicuro, perché anch'io sono stato più o meno costretto in passato a ragionare di temi di cui magari non mi interessava nulla, che qualcosa vi resta. Uscendo da qui, se anche solo 10 di voi comprenderanno meglio che cos'è questo tema del patrimonio culturale e immateriale, questa iniziativa sarà un successo. E i lavori che avete presentato dimostrano che ben più di 10 persone lo hanno compreso. Ora, è stata, a mio avviso, un'occasione per riflettere da parte vostra su voi stessi, prima di tutto, sulle relazioni che avete con il territorio che vi circonda,
sulle relazioni che avete con la famiglia d'origine, ma anche con le famiglie acquisite. I vostri amici sono la vostra famiglia acquisita. A me ha colpito molto, ad esempio, la discussione sulle nostre radici. Ha colpito molto perché abbiamo le nostre classi che sono delle classi multiculturali, multireligiose, multietniche. Quindi abbiamo oramai un modo di comportarci all'interno delle nostre stesse classi dove, lo ricordava il professor Petrillo, la pace è un elemento di discussione tra le persone. I ragazzi non bisticciano tra di loro come fanno i governanti dei paesi da dove loro sono arrivati. E questo è un insegnamento molto importante, molto forte, che vuol dire, serve davvero a trasferire quello che per noi è l'obiettivo del perché si fanno queste manifestazioni. L'obiettivo dell'UNESCO è quello davvero di trasferire quello che succederà domani, ma non è semplicemente un trasferimento alle generazioni future, ma è il fatto di pensare che abbiamo a prestito dal futuro i beni che utilizziamo, e questa cultura del passato è un bene importantissimo per il nostro futuro. Ora, tutti questi lavori hanno davvero centrato il tema, ed è difficilissimo fare, non mi provo nemmeno a fare una graduatoria, sarebbe anche sbagliato, però hanno davvero centrato l'obiettivo, cioè quello di capire quali sono le nostre origini, quali sono i nostri modi di lavorare, qual è l'elemento che fa valore della nostra vita. Credo che questo si legherà molto anche col lavoro che vorremmo cominciare il prossimo anno, credo che Maria Paola diciamo dopo. Lo vedremo, ma ecco, per il prossimo anno il tema saranno i MAB, no? Man and Biosphere, cioè il rapporto uomo-natura. Bisogna innanzitutto trovare la propria passione o la materia che ci affascina di più, perseguirla con serenità. Poi se la celebrità vi investirà sarà una cosa che non deciderete voi, succederà oppure no. Dovete trovare la vostra passione, la vostra peculiarità e perseguirla con serenità, e soprattutto la carriera si trova, i posti ci sono. Io ho perseguito con la mia passione, e questo voglio dire, di farlo anche voi, ma in maniera serena, e di non farvi condizionare dai commenti in cui potreste incappare. Come avete sentito, le valutazioni sono state più che positive, proprio perché quello che è stato presentato dai ragazzi era un contributo totalmente originale, e allora come Club UNESCO abbiamo avuto la forza e l'energia di presentare un ulteriore percorso che conclude quanto abbiamo iniziato nel 2021-22. Allora avevamo lanciato un percorso triennale, il primo anno abbiamo parlato di patrimonio materiale, nel secondo anno di patrimonio immateriale, quest'anno parleremo del patrimonio naturale o naturalistico, cioè presenteremo agli studenti che sono già iscritti per l'11 novembre, per continuare di nuovo un percorso fino al 2025, le 3 zone MAB del Piemonte più il Geoparco del Piemonte. Non perché esistano solo queste cose, ma perché di nuovo gli esperti che si occupano di questa realtà con molta passione e con molta dedizione riescano a far passare agli studenti il valore di quanto significa occuparsi della natura e fare in modo che la natura non venga calpestata malamente, ma anzi diventi un baluardo per il clima. Questa è la nostra proposta per l'anno 2024-2025. Vi promettiamo che faremo un quaderno 128 e speriamo di potervelo di nuovo illustrare.